Ciao a tutti amici di Drive e benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui al concessionario Audi Magnifica, dove abbiamo già fatto altri video Audi Q8, Audi A6, link in descrizione. Siamo qui per vedere la nuova Audi A1. Prima di vederla però vi dico, iscrivetevi al canale, cliccate anche il pulsantino per la campanellina per non perdere nessun video che verrà. Seguiteci anche sui nostri canali social, Facebook e Instagram. Allora, questa è una nuova Audi A1 di questo colore blu, l'allestimento è S-Line e non mi dispiace perché c'è anche color bicolore, cerchi dei 17, è sicuramente molto più sportiva e più grintosa rispetto alla 1 che andremo a vedere fra poco all'interno. Prima però di farvi vedere in dettaglio la 1 all'interno, adesso io e Enzo guideremo questa 1 per farvi un po' vedere le sensazioni di guida, le prime sensazioni di guida di questa Audi A1. Andiamo. Allora, siamo alla guida di questa 1 per versione cambio automatico. Allora, stavo vedendo lo sterzo perché è abbastanza preciso, rigido al punto giusto e l'accelerazione per essere un 115 cavalli non è male. Sì, non è male. Ed è abbastanza comoda come seduta di guida, poi io riesco a vedere anche come altezza, sono seduto abbastanza comodo, vedo ovviamente bene il Virtual Cockpit, ok, il Virtual Cockpit, quindi ora posso comandare appunto la radio, tutte le varie, l'assistente alla guida. Adesso credo che ci sia l'assistente alla guida delle linee, vediamo che succede se provo, infatti se provo ad andare nell'altra linea, sull'altra corsia vibra il volante, vediamo, riprovo, ecco, lo corregge anche. Mentre se metto la freccia, come sappiamo, non dà nessun tipo di problema. La macchina va da sola e comfort a altissimi livelli, silenziosissima, è tutto perfetto per un'auto, diciamo, da usare in città tutti i giorni, che però ha quel tocco di sportività perché comunque è un motore benzina piccolo ma con 116 cavalli, qualche soddisfazione te la puoi togliere se vuoi, e poi la tecnologia altissima con il Virtual Cockpit, lo schermo al centro, tutto digitale, diciamo, le sensazioni che ti dà sono ottime. Sì. Adesso andiamo a vedere l'Audi A1 all'interno. Siamo all'interno per vedere questa altra Audi, però questa è la versione Advanced, quindi con questa colorazione rossa. Allora, partiamo dal frontale. Rispetto alla versione precedente, questa sinceramente mi piace di più, ma il frontale è più cattivo, più arrogante, perché ci sono questi fari, ovviamente LED, quindi come potete vedere questo disegno che in realtà rispecchia il disegno posteriore. Ora ve lo faccio vedere, e la griglia, che è la cosa forse più interessante di quest'auto, che è una griglia sempre esagonale, con questo nuovo disegno in 3 dimensioni, e tra l'altro ci sono anche queste tre piccoli fori, ma in realtà sono pieni, che ricordano molto le Audi Rally del passato, e mi piacciono perché danno sportività, danno grinta all'auto. Andiamo a vedere la fiancata. Tra l'altro sul cofano ci sono queste venature particolari, mi piacciono, che appunto, come dicevo prima, rendono l'auto sempre più sportiva. Passiamo alla fiancata. Allora, i cerchi sono in questo caso da 16, quelli fuori erano 17. Quest'auto in realtà rispetto alla versione precedente è cresciuta di circa 5-6 cm fino ad arrivare a una lunghezza di 4,03 m, quindi comunque comoda, perché ha un passo di 2,5 m, la comodità che andremo a vedere fra poco all'interno. E dicevo, sulla fiancata ci sono queste venature, queste modanature in 3 dimensioni particolari,
E poi c'è il posteriore, che è cambiato molto rispetto alla generazione precedente. Vedete qui il disegno dei fari LED che riprende molto il disegno dei LED anteriori. Vediamo il bagagliaio. Il bagagliaio è abbastanza grande, sono circa poco più di 300 litri. Forse la soglia di carico è un po' alta, però alla fine ci stanno tranquillamente 3 piccoli trolley, sì, diciamo così. Chiusura non è elettroattuata. E ora, questa sigla. Questa è la nuova nomenclatura Audi. Questo 30 è un numero basso magari rispetto a una 7, una 5, con una nomenclatura tipo 50 o 55, perché questa è la versione con un motore più tranquillo, cioè è una versione 1000 da circa 115 cavalli, un 3 cilindri, benzina, con delle prestazioni comunque non male, velocità massima circa 200 km/h e di accelerazione da 0 a 100 in 9 secondi e mezzo circa. Ma adesso direi di andare a vedere all'interno. Allora, entriamo all'interno. Allora, una cosa che subito ho notato, ovviamente, è il Virtual Cockpit, che ormai da, credo, 4 anni è entrato a far parte della famiglia del sistema Audi Connect. Una cosa che ho notato anche esteticamente sono la ripresa della griglia anteriore, sia qui sulla maniglia, ma anche nella trama delle rifiniture interne, una cosa che mi piace. Allora, rispetto alle Audi di ultima generazione, più grandi ovviamente, qua c'è soltanto uno schermo, di solito ce ne sono 2, quindi uno qui e uno per controllare il clima. Qua invece ce n'è soltanto uno, però uno rivolto verso il passeggero. Adesso lo accendo, verso il guidatore. Ecco, lo accendo. La grafica è la stessa, l'abbiamo vista anche nel video dell'Audi A8, link in descrizione se vi interessa. E vediamo un po'. Qua. Sono le istruzioni, ok. Quindi qua ci sono comunque tutti i vari sistemi, quindi radio, media, telefono, navigazione, vettura. C'è nel quadro, vabbè, non abbiamo la chiave. Ovviamente ci sono anche, come potete vedere, Apple CarPlay e Android Auto, e tutti i sistemi ovviamente che conosciamo benissimo di Audi Connect. Una cosa sinceramente che non mi è piaciuta all'interno dell'auto è il pulsante proprio per accendere o comunque per alzare e abbassare il volume, perché questo è un cambio 6 marce manuale. Quindi ora mi metto comodo. Ora per esempio io sto in prima e dalla mia posizione, voi sicuramente lo vedete, ma dalla mia posizione io non riesco a vedere il tasto per accendere, comunque per cambiare volume. Infatti devo spostare la mano e fare questa cosa qui alla cieca, perché io non lo vedo. Anche se viaggio in sesta marcia, che ce l'ho qui, però è un po' scomodo la posizione, forse l'avrei preferita qui, in questa posizione, però comunque insomma è un dettaglio che quasi irrilevante, però potevano stare un po' più attenti in casa Audi. Qui ci sono i controlli del clima con, immagino, un piccolo display che ora ovviamente è spento, e qua ci sono i controlli per le 4 frecce, per spegnere lo start and stop e per spegnere i controlli di trazione. Inoltre abbiamo 2 prese USB e una presa da 12 volt. Qui c'è il pozzetto, c'è un piccolo pozzetto, non riesco a vedere se, vediamo, no, al momento questo non sembra ci sia la ricarica wireless, forse è in dotazione, sinceramente non lo so. E qua abbiamo un portabicchieri e qui abbiamo un piccolo pozzettino per chiavi, portafoglio e cose più piccole. Ma adesso ci spostiamo dietro, vediamo un po' la comodità di quest'auto, anche perché io qui davanti sinceramente sono abbastanza comodo. Andiamo dietro. Allora, io sono alto 1,75 m, i sedili davanti sono impostati secondo la mia altezza di guida e, come potete vedere, sono abbastanza comodo. Diciamo, sicuramente l'auto non è per 5 passeggeri, ma è sicuramente per 4, ma 4 persone, che comunque 4 adulti che viaggiano abbastanza comodi. C'è, vedete, 5 cm, no, forse no, 10 cm di spazio per l'altezza, quindi forse Carlo e Giuseppe sicuramente sfioreranno,
però io e Enzo non abbiamo problemi. Comunque, diciamo che per essere un'auto piccolina, ovviamente questa comunità ha anche un bagagliaio abbastanza ampio, quindi sicuramente un viaggetto lo si può fare. Ma abbiamo visto il modello Audi A1, vi ricordo comunque che di Casa Audi abbiamo fatto altri video, ci sono tutti qui in descrizione, mi raccomando iscrivetevi al canale, seguiteci sui canali Instagram e Facebook e al prossimo video.